Ciao, io sono Carla, oggi ti propongo dei calzoncini senza lievito, da preparare in un attimo. Quando hai poco tempo e hai voglia di accontentare la famiglia con qualcosa di buono, questi sono l'ideale. Io li farcirò con delle verdure, ma puoi farcirli se vuoi anche con della carne. Vieni con me in cucina, prepariamoli insieme. Per prima cosa metto la farina a zero all'interno della terrina. Aggiungo il sale, l'olio extravergine di oliva e l'acqua calda. Impasto ed ottengo un panetto ben compatto. Raccolgo tutta la farina dal contenitore. Una volta raccolta tutta la farina, l'impasto si presenterà in questo modo, bello, elastico, morbido. Lo lascio direttamente nel contenitore, lo copro con un piattino e aspetto perlomeno 20 minuti. E mentre l'impasto sta riposando, preparo il ripieno. Taglio la melanzana a tocchetti. Taglio anche la cipolla. Taglio i peperoni, ne ho scelto metà rosso e metà giallo-verde, così darà colore al nostro ripieno. Taglio a tocchetti anche i peperoni. Mi rimane da tagliare 3 pomodori. Tutto è pronto, posso cuocere le verdure. Prendo la padella e le metto sul fuoco. Metto un filo d'olio extravergine d'oliva, aggiungo la cipolla e la faccio andare per un minutino. Aggiungo la melanzana, metto un po' di sale e la faccio andare per 5 minuti. Se noti che manca un po' d'olio aggiungilo pure, perché la melanzana ne beve tanto. Ecco che le melanzane hanno preso colore, metto i peperoni. Faccio andare ancora per 5 minuti. Trascorsi 5 minuti aggiungo i pomodori, aggiusto di sale, di pepe, metto del basilico, tagliandolo a pezzetti con le mani. A questo punto lascio andare ancora per 10-15 minuti. Assaggio se sono cotte e giuste di sale. Le verdure sono pronte, le metto in una terrina e le lascio freddare. Guarda la meraviglia dei colori e dei profumi dell'estate. L'impasto ha riposato, adesso preparo i panzerotti. Guarda com'è bello, morbido, elastico.
Divido l'impasto in pezzetti di circa 50 grammi ciascuno. Con le dosi che ti ho dato mi sono venuti 13 panetti del peso di circa 55 grammi ciascuno. Puoi farli anche più piccoli oppure più grandi. Ad ogni modo ti consiglio di non farli più grandi del peso di 60 grammi. Copro i panetti con un canovaccio e inizio a stenderli. Io li stendo con la semola rimacinata, così si andranno a stendere più facilmente. Metto della semola sul piano di lavoro e sul panetto e poi inizio a stenderli facendoli sempre ruotare per non fargli perdere la forma. La semola ha anche la funzione di non farli attaccare l'uno con l'altro. Arrivo ad un diametro di circa 16-17 cm. Eccolo qua. Lo sistemo sul piano di lavoro con un po' di semola e procedo in questo modo fino a stenderli tutti. Lo spessore dovrà essere perlomeno di 2 mm, massimo 3. Metto la padella sul fuoco con abbondante olio di semi. Lo porto a temperatura e nel frattempo farcisco i calzoni. Ti farò vedere la versione vegana, vegetariana e quella tradizionale, magari con del prosciutto cotto, della scamorza. Per la versione vegana metterò semplicemente il ripieno preparato senza aggiungere altro. Un bel cucchiaio abbondante di ripieno e poi sigillo bene. Prima premo con i polpastrelli delle dita. In seguito sigillo bene con i rebbi della forchetta. Premi bene, mi raccomando, ma senza bucare la sfoglia. Per la versione vegetariana metti un cucchiaio abbondante di ripieno al centro e poi della scamorza. Puoi mettere anche della mozzarella o del formaggio a pasta filata. Adesso sigillo. L'impasto è morbido, non sarà necessario spennellare con dell'acqua. Prendo la sfoglia dal piano di lavoro, la capovolgo perché da questa parte, che è stata a contatto col piano di lavoro, è più umida, quindi si andrà a sigillare meglio. Per la versione tradizionale metto del prosciutto cotto, un cucchiaio di ripieno e la scamorza. Nella versione tradizionale abbondiamo. Chiudo e sigillo bene. Sistemo il panzerotto sul canovaccio pulito prima della frittura. Controllo se l'olio è a temperatura, metto i calzoncioni, la meraviglia dei calzoni senza lievito, sono buonissimi, hanno una sfoglia favolosa, croccante.
Guarda come gonfiano, senza neanche un grammo di lievito. Ok, li giro. La sfoglia è molto sottile, quindi basta una cottura di un minuto e mezzo per lato. Poi ovviamente ti andrai a regolare con la doratura. Sono pronti, li tolgo, togliendo ovviamente l'olio in eccesso, e li sistemo su un tagliere rivestito con carta assorbente. A questo punto puoi mettere un pizzico di sale sopra, proprio un'idea, e continuo a friggere. Ne metto 2 alla volta per non far abbassare la temperatura dell'olio. Ok, doratura perfetta, posso toglierli. Guarda cosa sono. Tolgo l'olio in eccesso e poi li sistemo sul tagliere. Metto solo un pizzico di sale e procedo in questo modo friggendoli tutti. Ed ecco i calzoni senza lievito pronti. Guarda che meraviglia, croccantissimi, leggeri, una favola. Ti faccio sentire quanto sono croccanti. Guarda che meraviglia. È una sfoglia favolosa, si scioglie in bocca. Guarda quanto è friabile. Spero che la ricetta ti sia piaciuta. Come sempre ti invito ad iscriverti al canale e ad attivare la campanella delle notifiche, così sarai avvisato quando pubblicherò nuovi video. Mi raccomando, prova la ricetta perché è veramente speciale. Così accontenterai tutti, dall'amico o il parente vegano, vegetariano, a quello che mangia di tutto. Favolosi, leggeri, senza lievito. Ma cosa si vuole di più? E ricordati di iscrivermi da dove mi stai guardando, ti leggo sempre. Un bacio, Carla.